4 anni di viaggio con 80.000 km sulla Panamericana. Ci sono tante avventure ed emozioni indelebili dietro questa foto. Amici, benvenuti alla tappa finale di questo viaggio. Il nostro van, arrivato via nave in Canada e poi in Alaska, ha attraversato da nord verso sud tutto il continente americano, fino alla Terra del Fuoco. Oggi vi racconteremo un po' come è stato arrivare fin qui e che cosa c'è alla fine del mondo. Ma soprattutto inizieremo a pensare piano piano a cosa fare dopo, anche perché è iniziato l'autunno e dovremo risalire in fretta verso territori meno estremi di questo, per non rischiare di rimanere bloccati. Ci troviamo a Toluín, ultimo paesino prima di Ushuaia, mancano circa 100 km e adesso ci siamo fermati per prenderci un tè qui sul lago Fagnano. E ho scoperto che questo lago è stato intitolato a Giuseppe Fagnano, che è stato il primo sacerdote a venire qui in Tierra del Fuego quando Don Bosco, attraverso la missione salesiana, lo ha mandato qui alla fine del 1800 per fondare delle chiese e delle scuole. E pensate, è stato il primo sacerdote della Chiesa Cattolica a mettere piede in Tierra del Fuego, quindi a noi italiani questo onore, perché qui i nomi sono tutti spagnoli, anche inglesi. Questo lago si chiama con un nome italiano. Con questo vento che c'è si sono create delle onde veramente da surf, il lago è lunghissimo, è stretto. Adesso tra un po' ci mettiamo in viaggio perché manca davvero poco, vogliamo goderci questo traguardo con calma e siamo davvero emozionati perché durante questi ultimi chilometri stiamo ripensando a tutto quello che è stato in questi 3 anni ed è una sensazione meravigliosa. Anche se sulla strada voglio scrivere la navigazione per Ushuaia, solo per dire l'ho potuto fare. Ushuaia, Terra del Fuoco, 75 km in linea d'aria, 99 km ragazzi, 1 ora e 22. Piccola deviazione prima di arrivare a Ushuaia, ci siamo fermati ovviamente a una panaderia, non potevamo non fermarci, c'è una fila enorme quindi sarà buona, speriamo, andiamo a provare anche questa. Bellissimo questo cartello, dice di camminare come i pinguini perché c'è il ghiaccio sulle strade. Después 3 de pan? Sì. 19. Mi prendo un po' di questi dolci qua, i churros, tutta felice. Facturas? 5. Recomienda algo en especial. Ok. ¿Las van a comer acá? 20. Acá. Voglio assaggiare anche i cornetti piccoli. 21. ¿Dos de esto? Sí. ¿Uno de esto? Sí. Y 2 con crema pastelera. ¿Pastelera con? Ah. Ok, con grana, sì. Magari con No, i donuts sono buonissimi. E sta bene así. Questo posto è il paradiso in terra, davvero. Troppo buono. Stiamo cercando un posto per la notte vicino a questo lago. Sembra esserci molto spazio. Vediamo un po' dove ci mettiamo.
Ci siamo fermati un po' prima di Ushuaia, vogliamo arrivare veramente con calma, anche perché significherebbe la fine di questo viaggio. Il panorama qui nella parte sud della Tierra del Fuego è cambiato completamente. Dalle zone aride del nord adesso siamo passati in una zona montagnosa dove praticamente è iniziato l'autunno. Infatti si vedono i colori arancione e rosso delle montagne che stanno cambiando velocemente. E sotto questi alberi ben protetti dal vento, che per fortuna viene da quella parte e non è abbastanza forte stasera, c'è anche la classica zona per grigliare. Ci siamo posizionati in uno di questi spazi abbastanza in piano. Adesso questo qui lo togliamo perché può essere pericoloso. Ragazzi, visto che ci troviamo in Tierra del Fuego, un bel barbecue questa sera, anche perché non c'è vento, ne posso approfittare per fare un po' di carne. Buongiorno, oggi è il terzo giorno in Tierra del Fuego. Siamo capitati in un posto meraviglioso. Era da tantissimo che non trovavamo un posto così accogliente per noi, perché il vento si è magicamente azzerato oggi ed è uscito il sole. Sembra una giornata estiva, anche se siamo all'inizio della stagione autunnale. Infatti si vede questo fenomeno bellissimo sulle montagne, dove le foglie cominciano a diventare arancioni e rosse partendo dall'alto e finendo verso il basso. Ci troviamo precisamente al lago Escondido, che vuol dire lago nascosto. Stamattina il panorama con cui ci siamo svegliati è pazzesco. Questa parte di Tierra del Fuego ci sta già piacendo, penso che ci rimarremo qualche giorno. Adesso abbiamo fatto colazione con i cornetti che avevamo preso ieri alla panetteria, quella panetteria stupenda, e oggi siamo veramente pronti, con molta emozione e anche con un po' di tristezza, perché abbiamo finito il viaggio. Oggi arriviamo a Ushuaia e siamo qui, siamo 80 km. Chi l'avrebbe mai detto che ce l'avremmo fatta senza grossi problemi? È successo veramente di tutto. Lo diremo tante volte, ma la cosa più bella non è arrivare qui, ma è stato tutto il viaggio. Alla fine la Panamericana è uno degli itinerari più belli al mondo, anche perché ogni giorno è diverso. Si vive una bellissima avventura che nel nostro caso doveva durare un anno, ma poi si è prolungata, come ben sapete, e soprattutto siamo stati molto fortunati con il nostro van, che come sapete abbiamo preso usato, camperizzato noi, che non ci ha dato grossi problemi, e siamo riusciti
a trovare i ricambi più importanti. Proprio lì al lato, in quella valle, si nasconde Ushuaia, dietro c'è il canale di Beagle e noi siamo pronti per andare. Nirvana è bello caldo dopo questa notte a -2 gradi. Gli ultimi chilometri che ci separano dalla città più a sud del mondo sono indimenticabili. La fine delle Ande rende il paesaggio molto più interessante. La neve compare sulle cime delle montagne e ci fermiamo brevemente per salutare questi aschi da slitta. Anche per loro si avvicina la stagione invernale. Siamo arrivati, fine del viaggio, Ushuaia. Ovviamente non potevamo non festeggiare il successo di questo progetto, la famosissima porta di Ushuaia, che sta un po' a significare la fine del mondo. Oltre questo ingresso c'è solo il canale di Beagle, l'isola di Navarino e poi l'Antartide. Super parete di stickers da tutto il mondo. Stiamo costeggiando il canale di Beagle che separa l'isola di Navarino, che è cilena, da Ushuaia, e fu scoperto per la prima volta da Fitzroy a bordo del Beagle nella seconda metà del 1850, quindi abbastanza recente. Ecco l'entrata di Ushuaia, protetta da queste montagne che andremo a visitare. Da Ushuaia è possibile navigare verso l'Antartide, con crociere specializzate molto costose. Chi è già sul posto può risparmiare qualcosa prenotando un last minute. Una curiosità molto interessante è che in passato la zona a largo di Ushuaia era utilizzata come cimitero delle navi. Qui si trovano i relitti di moltissime navi europee arrivate verso la fine del 1800 per riscattare i soldi delle assicurazioni di un tempo, proprio nel periodo in cui si passava dal sistema a vela a quello a motore. Allora, in realtà dobbiamo ancora realizzare che siamo arrivati nella città più a sud del mondo, raggiungibile via terra. Cioè, qui si può trovare la panetteria più a sud del mondo, la lavanderia più a sud del mondo, l'aeroporto internazionale più a sud del mondo, di tutto praticamente, anche l'ufficio postale più a sud del mondo. Fa freddo qua, domani dovrebbe nevicare perché sta iniziando l'autunno e infatti siamo andati come sempre in panetteria a prenderci un caffè. È un po' strano arrivare alla fine del viaggio, siamo anche un po' tristi, stiamo ripensando a tutto il viaggio, però è anche bello essere riusciti ad arrivare fino a qua perché non sapevamo, fino a un anno fa pensavamo di non finire per il momento e quindi arrivare qua è la realizzazione del viaggio che avevamo pianificato fin dall'inizio. Ed ecco le nostre coordinate quasi finali. Siamo a 54 gradi sud e 48 primi. Cibo tipico di Ushuaia qual è? È il granchio gigante, però costa 50 euro a granchio, quindi evitiamo. Ma è anche grande quanto una persona, si può mangiare lì.
c'è una coda pazzesca. Ovviamente tantissimi cinesi in coda. Cioè, ma voi lo sapevate che Ushuaia è gemellata con il comune di Ovindoli in Abruzzo? Cioè, pazzesco. Grazie Wikipedia. Questo è l'ufficio del comune più a sud del mondo. Bellissimo leggere. Terra del Fuoco, Antartide e isole dell'Atlantico Sud. Souvenir a tema Antartide ovunque. Questa è la Tierra del Fuego e questa è la parte argentina e noi siamo qui a Ushuaia. Fine del mondo. In realtà la vera e propria fine del mondo, che è stata contesa con i cileni, è l'isola di Navarino, dove c'è Puerto Williams, che però non si può raggiungere ancora. E poi il fatto che è la città più a sud del mondo attira tantissimi turisti che vogliono vivere una giornata alla fine del mondo, che ci sta una volta nella vita. Se vuoi aprirti un'impresa a Ushuaia puoi pubblicizzarla benissimo dicendo che è la più a sud del mondo. Anche Hard Rock ha fatto il suo punto vendita a Ushuaia. Ho sempre pensato a quali sensazioni si provano ad arrivare alla fine di un viaggio così. Le colonne d'ingresso a Ushuaia, la fine del mondo, stabiliscono l'ultima tappa del nostro viaggio e ora che siamo in quel momento posso rispondere alla domanda. La gioia di aver realizzato questo sogno è immensa. Siamo un po' stanchi e non è stato facile vivere e viaggiare in un piccolo van per tanti anni. Tuttavia non ci è mancato nulla. La voglia di conoscere e il sapersi emozionare sono stati il vero carburante di questa avventura. La commozione è parecchia e arriva anche un po' di tristezza. Dentro di noi rifaremo questo giro ancora e ancora. La strada ci ha insegnato tanto e siamo tutti d'accordo che viaggiare sia uno degli investimenti migliori. Ora il nostro viaggio in realtà non finisce qui. Quella di Ushuaia non è che una tappa che chiude un capitolo e ne aprirà un altro. Grazie davvero a chi ci ha seguito fino ad ora e a chi continuerà a farlo. Nuovi viaggi e nuove emozioni ci aspettano fin dal prossimo video.